Ciao popolo, era un po' che non ci vedevamo. Allora, oggi video strano, perché oggi anziché parlare di pietre, di rasoi, di affilature, eccetera, eccetera, io voglio parlare di un numero magico, il 5. Ma come al solito, ormai lo sapete, tutto questo sarà dopo la sigla. Eccomi qua. Allora, chiaramente parliamo di pietre giapponesi, lo dico subito, anche se ormai si sa, il focus mio è quello. Allora, oggi parlo del magico, perché sì, è magico, adesso vi spiego perché. Nel numero 5, che appare in qualsiasi annuncio post di vendita di pietre giapponesi. Allora, è sempre un livello 5. Chiaro che sto generalizzando, non è così, però diciamo nel 90% dei casi. Ok, allora facciamo subito una premessa e mettiamola da parte. Ricordatevi che il 99% delle cave giapponesi sono chiuse, sono pochissime le cave che sono ancora in produzione e tra l'altro quelle ancora in produzione sono cave che tirano fuori pietre di medio grit, pietre più dedicate all'affilatura del coltello che altro. Eppure, anzi, chiusa parentesi, mettete da parte ma non ve lo scordate mai, eppure c'è una invasione negli annunci di tantissime pietre, tutte finissime, tutte di cave chiuse da oltre 50 anni, quindi le classiche Nakayama, Shobutani, Narutaki, Ozuko, chi più ne ha più ne metta, tutte da finitura, e sono tutte livello 5. I parametri sono 3. Leviamoci subito il più comune. Allora, un parametro che viene sempre espresso è quello della durezza, anche negli annunci più generici. Parliamo di venditori professionali, parliamo di gente che ha un sito, che ha uno store online di vendita a cui spesso corrisponde anche uno store fisico. Almeno il parametro della durezza lo danno. Per cui si vede subito questo, durezza, anzi imbrogliano, neanche lo scrivono durezza, vendo Nakayama a livello 5. Mo noi lo dobbiamo sapere che quando è generico così è riferito alla durezza, perché altrimenti sì, livello 5 de che, dico, visto che il Giappone misurano le pietre con una scala di valori che va da 1 a 5, questa è una Nakayama di livello 5, è una Nakayama minchia, pregiatissima. No, vi stanno solamente dicendo che è una Nakayama dura, e il livello 5 poi è facile pure da controllare, da vedere, insomma, se è dura è dura. Però notate, non c'è mai il 5 più, il 5 meno, il 4, è 5. Cioè una pietra giapponese più dura di livello 5 non c'è. Cioè, perché sto a fare tutto sto pippotto? Perché arriviamo al secondo parametro importante, quello della finezza. Però lo tocco e lo lascio perché me lo voglio tenere alla fine. E nella finezza, per quei pochi che quando mettono un annuncio non si fermano a specificare solo il livello 5 durezza, ma quelli che mettono gli altri parametri, la finezza invece non si ferma a 5. Ci siamo inventati i 5 più, i 5 più più, i 5 più 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 più. Mi sembra la pubblicità del Crodino degli anni 70. Allegria più, fantasia più. Qualcuno più vecchio se lo ricorderà. Allora, vedi, per la finezza ci siamo inventati le sfumature, ci siamo inventati il 5 più per far capire che sì è fine, ma è tanto fine. Poi non ci bastava più il più,
Ci siamo inventati il più più. Quindi sì, è tanto fine, ma fine, E andiamo avanti così. Allora, primo, ma chi li mette questi? Ci sono delle persone in Giappone autorizzate alla classificazione delle pietre, ma quando io vedo degli annunci europei, soprattutto tra privati, soprattutto tra vari mercatini, vendo Nakayama durezza 5, finezza 5++, velocità 5, mi aspetto, dico, qua ci vogliono minimo 3 zeri dopo il numero, qui stiamo a parlare di una Maruca o qualche cosa di simile. 100 euro? Può essere? Eppure se annunci ci stanno, per cui mo sto chiacchierando troppo, ma questo video è ciclico, ogni tanto lo faccio, questo è il campanello d'allarme, occhio agli specchietti per le allodole. Dopodiché, visto che pure la finezza l'abbiamo toccata, rimane il terzo parametro, la velocità. Eppure lì, le pietre giapponesi è vero che sono famose per la velocità, ma quelle che si vendono tra privati, mi raccomando, questa distinzione la devo fare tra privati, perché tanti venditori professionisti sono anche molto professionali. Tra privati invece la velocità è sempre 5. Quindi pietre velocissime, pietre della Madonna, pietre che abbradono, non solo sono strafinissime, ma sono anche velocissime, per cui con delle finezze, con dei abrasivi quasi impalpabili per quanto sono fini, riescono ad asportare pure una grandissima quantità di materiale. Ma io, aspettate, dove sta? Eccomi qua, piano di lavoro. La pietra veloce è questa. Questa è la Naniva Pro 3000. Non so dove cazzarola. Aspettate. Eccola qua, se no niente. La Pro 3000, ok? Naniva giapponese, eccola qui. Che già questa non ci costa 3.000 euro, sì, 100 euro. Già ne costa di più, e stiamo parlando di una pietra di base, un grit basso, perché della stessa serie, se saliamo di grit, già i famosi 100 euro potrebbero non bastare. Allora, no, stavo per cambiare inquadratura, ma non la cambio, perché adesso io vi faccio vedere una cosa, ma così, tanto per giocare oggi non si affila. Quindi un pochettino d'acqua, mi prendo, scusate, il gold dollar, non è che posso sminchiare sempre i rasoi, eccetera eccetera, e mi faccio qualche strofinatina. Eccola qua, guardate, è già fatta, la vedete? Questa è una pietra velocissima. Quindi quando vedo quelle descrizioni sugli annunci tra privati, vendo una Nakayama velocità livello 5, deve fare, aspettate, deve fare così, cioè 5 spazzolate di numero e me deve tirare fuori la limatura d'acciaio. È così? Non è così, anche perché una pietra così, parliamo di naturali, una Nakayama che è livello 5 di durezza, come se la durezza fosse un parametro vitale su una pietra di finitura, che non è così, e adesso vi do un'altra dimostrazione. Stavo dicendo, quando vediamo quegli annunci, durezza livello 5, finezza 5++, velocità 5, diciamo, è una Maruca. Quindi qui tocca vendersi il classico rene se voglio quella pietra. Tra l'altro certi bistecconi di dimensioni pure belle, importanti. Ripeto, questa è livello 5. Guardate, io ho un'altra spazzolatina tanto per, la vedete la limatura? E come mi fermo pure qui, eccola, questo è un livello 5.
ricordatevelo sempre a mente quando leggete certi annunci, occhio che qualcuno ha messo lo specchietto per le allodole, ma le allodole siete voi, quindi occhio. Ora leviamo questa, aspettate, qui da qualche parte devo riuscire a metterla, ok. Mo passiamo ad un altro aspetto, anzi li mettiamo insieme, anzi facciamo un'altra cosa, vedi che io i video non me li preparo. Ma ho dato una sgrattugiata a sto col dollar, fatemelo mettere un attimo sotto il microscopio, così vediamo insieme la capacità di taglio della pietra, perché mi serve poi per farvi vedere il grado di finezza della prossima che vi voglio far vedere. Per cui andiamo un attimo, eccoci qua, ok? Senti, non perdiamo tempo neanche a mettere a fuoco per bene, eccetera eccetera. Questo è il gold dollar sgrattugiato sopra una 3000 di qualità. Chiaro quello che sta succedendo? Sì, sì. Ok, piano di lavoro di nuovo, eccolo qui. Anzi, andiamo su un'inquadratura quest'altra. Adesso io vi prendo una pietra che non ha cangi, che non ha neanche la pelle sotto, per cui per poter vedere se è effettivamente da quale pietra. La pelle aiuta, il colore, la lucentezza, se è più sul marroncino, se è più sul nero, è indicativo della cava. Una pietra anonima, il venditore onesto non l'ha dichiarata la cava, io questa l'ho comprata come Shoniyama, quindi pietra da finitura, Oniyama, pietra da finitura, Sho vera, Sho Oniyama. Quindi già quando ho letto l'annuncio Sho Oniyama dico vabbè, il venditore è onesto, non si è lanciato nella solida Shobu, questa è una Shobu, questa è una Nakayama, questa è una Sho Oniyama. Quindi una pietra che viene da quelle parti, una pietra che viene dalle miniere probabilmente da est del Monte Arago, pietra da finitura. Vedete, se riuscite a vedere anche, ha cercato anche di pareggiare un attimino, quindi non si vedono più i denti della sega, perché se vedete i marchi sono orizzontali, paralleli alla pietra, quindi qui ha cercato di carteggiare, di limare per cercare di tirar fuori qualche bordo dritto che facilitasse l'affilatura. Quindi questa è una pietra che non è 5, questa è una pietra non si sa. Però è una cosa ve la posso dire, intanto la metto sul supporto e cambio inquadratura. Allora, aspetta, messa sul supportino così mi sembra pure abbastanza pulita. Allora, primo e fondamentale, non è una pietra dura, quantomeno non è una pietra eccessivamente dura, a parte la bellezza, vabbè. Io confesso, onestamente ho comprata per quella, per il sfumatore di colori, l'omono. Vabbè, dico, se va bene bene, se no mi sono fatto una bella pietra, la tengo in collezione. Allora, non è dura e ve lo dimostro in un modo semplice. Aspettate. Non è facile. Ok, anziché tirare fuori la sospensione con la diamantata, tiro fuori la sospensione con un pezzetto di Ozuko Asagi. Quindi lo zucco so che è dura, quindi adesso andandola a strofinare su quest'altra pietra, se ho ragione io, se questa pietra è meno di 5, molto meno di 5, andandola a strofinare con una pietra di durezza livello 5, questa è sicura. La sospensione sarà fatta tutta con la pietra di base, è ovvio, no? Una si consuma e l'altra no. E andiamo a vedere, ce ne accorgiamo poi subito dal colore della sospensione. Eccolo qua. Guardate, innanzitutto
Il colore già vi fa capire, vedete il colore arancione pure della pietra, guardate se, ecco, la vedete qui sullo zugo. La sospensione è tutta della pietra di base e guardate quante poche passate ci sono volute per tirarla fuori. Quindi due indizi che mi fanno capire che questa pietra è decisamente più dura più morbida di questa. Scusate, mi sto rimbambendo. Questa è decisamente più morbida di questa, che è sicuramente un livello 5 di durezza. È uno zugo, le Ozugo sono famose per la loro durezza, anche se, aperta e chiusa parentesi, non è sempre così, perché ci sono determinati strati nella vena, anche nella cava di Ozugo, che tirano fuori dei materiali più malleabili. Allora, io mi prendo il mio bel Gold Dollar, sempre, allora, fatemi amalgamare un attimo la sospensione. Adesso scusate se vado a due mani perché voglio fare presto. Allora, aspettate, cerco di velocizzare il più possibile. La vedete che sta succedendo? Lo vedete? Lo vedete? Aspettate che mo mi fermo, Lo vedete che sta succedendo? È veloce, è decisamente veloce, ma mai veloce come una sintetica, per cui guardate la limatura che sta tirando fuori. Quindi posso dire che questa è veloce di un livello 5? No, è sicuramente una pietra velocissima, per cui in una scala che va da 1 a 5, questa è molto più vicina all'1 che al 5, ma dire che è 5 significa fondo scala, equivale a dire guardate che nel panorama delle naturali non c'è nulla di più veloce di questo, e non è così, perché c'è di più veloce. Quindi vedete, la sospensione ha cambiato colore, adesso è inutile che insisto, mi fermo subito. Quindi c'è stata asportazione di materiale, c'è stato abbastanza velocemente. Adesso facciamo la prova del 9, le andiamo a mettere pure questa sotto il microscopio per vedere come si presenta il bevel, quindi se l'asportazione del materiale, quindi la notiamo anche con la differenza dei marchi di affilatura. Aspettate che non è facile. Ecco, se vedete qualche cosa è cambiato, il filo è leggermente più steso, i marchi di affilatura della 3000 ancora si vedono, ma sono molto meno profondi rispetto a prima, quindi ha asportato materiale. Questo lascia pensare che se anziché usarla per un minuto d'orologio l'avessi usata per qualche minuto in più, molto probabilmente sarebbe stata in grado di reggere il salto dalla bisellatura, quindi da una 3000 sintetica, ma avrebbe portato fino alla finitura. Bisognava dargli solamente il giusto tempo. Ripeto, adesso vi ho fatto vedere una pietra veloce, ma non velocissima alla morte. Quindi è una pietra che io, ripeto, che non sono una persona abilitata a classificare una pietra giapponese, mi baso solamente su quel po' di esperienza accumulata negli anni. Io così, andando alla cieca, andando a sensazioni, gli darei un bel 4,5, meritatissimo, bel 4,5,
Che voglio dire, una scala da 1 a 5 prendere 4,5 è come nella scala da 1 a 10 a cui siamo abituati quando andavamo a scuola, quindi raddoppiate la scala e raddoppiate il voto, un 4,5 diventa un 9, per cui prendere un 9 su 10, e che ha visto mai a scuola un 9, su, siamo seri. Quindi l'ho trattata più che bene. Per me questa è una signora pietra veloce, non è il top di gamma, e invece sulle compravendite tra privati, sui mercatini, su internet o su eBay, ripeto, eBay si trova il professionista e si trova il privato che si toglie un pezzo dalla collezione, che ha comprato qualche cosa e la vuole rivendere. Oh, velocità sempre 5, ripeto, adesso l'avete visto con gli occhi vostri, una pietra che mangia materiale come se non ci fosse domani, ma per me non è un 5. Il 5 è il massimo, vuol dire cazzarola, più veloce di questa non c'è niente, e sappiamo che non è così. Andiamo avanti perché veramente sto video voglio battere il record, già sto a 21 minuti ma lo volevo far provare. Quindi poi parliamo delle finezze. Ho detto che me la tenevo alla fine. Allora attenzione, altra pietra senza kanji, senza niente. A proposito, bisogna riparlare pure dei kanji, ma quello pure è un altro discorso che ciclicamente la sto bagnando di fianco per farvi vedere meglio i denti i marchi della sega. Vediamo se con l'inquadratura di sotto forse riesco a farvelo vedere meglio. Eccoli qua, eccoli qua, li vedete? Questa, guardate i marchi che sono quasi rettilinei e non circolari come le seghe elettriche che girano adesso. Questa si vede che sono i segni di una vecchia sega basculante a mano, grossolani, molto molto rettilinei, eccetera eccetera. Questa è una pietra, appoggio qua già che ci sto. Questa è una pietra anonima, questa non è una pietra 5555, una pietra comprata al prezzo di quello che dice 5555 100 euro. Ecco, questa è la pietra da 100 euro. È 5555? No, non è 5555, è una onestissima pietra di una finezza onesta. Ok, adesso devo fare una cosa che fa tanto incazzare un amico mio, e ha ragione, una cosa che io faccio per velocizzare il video ma che non va fatta. Quindi tutte le volte che lo faccio lo dico, ascoltate quello che dico ma non fate quello che faccio. E adesso sollevo un po' di sospensione, visto che questa è veramente dura, questo è un vero livello 5 e io non voglio contaminazioni di due pietre diverse, di due qualità di pietra diversa. Adesso qui ci vorrebbe la sua tomo, un frammento ricavato dalla stessa pietra di base, altrimenti avrei comunque una fanghiglia mista delle due pietre utilizzate. Per non incorrere in questo problema, allora uso una piccola diamantata, lato 1200, consumatissima, proprio a fatte le guerre puniche sta cosa. Scusate, mi asciugo un attimo la mano e andiamo a parlare di finezza su una pietra, con una pietra che non è 5555, non è 5 più 5 più 5 più. Perché sto facendo tutto questo discorso? Per dimostrarvi che si danno i numeri all'otto molto spesso negli annunci. Ripeto, poche persone sono autorizzate a classificare le pietre.
Il resto sono valutazioni del tutto soggettive e molto spesso chi mette l'annuncio, ripeto, togliete i venditori professionisti che gliene passano migliaia all'anno sotto il naso di pietre, quindi hanno accumulato, anche magari se non hanno l'autorizzazione, ma hanno comunque accumulato un'esperienza tale da potersi permettere di giudicare, ma molto molto spesso, quasi sempre. Invece il venditore privato, ripeto, quello da mercatino, quello da eBay, le pietre giapponesi ne ha viste 5 nella vita e sono buono, anzi voglio fare buonissimo, ne ha viste 10 nella vita. Guardate che pure questa comincia a tirare fuori la limatura, quindi anche questa sta mangiando, ma già avete visto i tempi che sono diversi, no? Quindi già questo rasoio, questo col dollaro, c'è rimasto sulla pietra almeno 3 volte il tempo che c'è rimasto sull'altra, quindi anche questa ha la capacità di abbradere il materiale, ma non chiaramente con gli stessi tempi, quindi la velocità non è la stessa. Ma io questa l'ho presa per far vedere che una pietra che non è 5 più, ma comunque riesce a dare delle buone finiture. Quindi ritorniamo al discorso che oggi non volevo affrontare. Occhio che non è un kanji che fa una pietra. Occhio, aspetta che qua devo cambiare inquadratura. Non è la pietra che affila il rasoio, è la mano che impugna il rasoio, la mano che mette il rasoio sulla pietra, quella che affila. Allora, vi stavo dicendo, ritorniamo qua tanto per farvi vedere, guardate come è diventato scuro il coso. Ho dato un'asciugata al gold dollar e adesso lo vado a mettere sotto il microscopio e vediamo un po'. Aspetta, dov'è? Qua. Eccolo qua. Beh, qua un po' di messa a fuoco ci vuole. Vedete, i marchi di affilatura della 3000 non ci stanno più. È chiaro che questa non è una finitura, è ovvio che non può essere una finitura, non starei neanche a metà strada, però avete visto, allora, la prima pietra come è riuscita a lavorare sui marchi di una 3000 e la seconda pietra come è riuscita a lavorare sulla prima. Quindi vedete che i marchi, cerco di andarmene pure un po' a spasso perché non è che ci abbiamo segreti, cioè, guardate, marchi disordinati sono quelli della nuova pietra perché siamo andati avanti a cerchietti, ma tutti quei marchi paralleli tra di loro, verticali, che c'erano prima, quelli lasciati dalla sintetica 3000, non ci sono più. Allora, mo basta, perché di chiacchiere e di esempi ne abbiamo fatto poco, ne abbiamo fatti troppi. Guardate come sto rimbambito, che ho detto. Ho pensato una cosa, ho detto esattamente l'opposto. Allora, perché questo video così che ogni tanto mi sento di doverlo rifare? Per mettere in guardia tutto quanto. Allora, guardate che in Giappone, primo, non esistono dei 5 numeri che è fatta una scala, non esiste solo il livello 5. Se da 1 a 5, 5 è il massimo di quella caratteristica, quindi un 5 in durezza, un 5 in finezza e un 5 in velocità, occhio che poi uno si deve aspettare sotto un prezzo coerente. Levate solamente il parametro della durezza, perché che una pietra sia un 5, un 4,5, un 4 ai fini dell'usabilità non cambia assolutamente niente, anzi ve lo dico, spesso la famosa Maruca non è un livello 5, ci sono anche di livello 5, ma ce ne sono di eccellenti 4,5, quindi della giusta durezza. Quindi stavo dicendo, occhio che
Non esiste solo il 555 e se poi parliamo di finezza, che è lo specchiettone delle allodole, quello che ha il potere di attirare di più le persone. La finezza, pom, 5 più, pom, 5 più, se qualcuno ci potesse scrivere 6, ci scriverebbe subito 6 su quel, sotto a quella voce. E non è così, perché sì, esistono, ma ripeto, durezza 5, scusate mi sono imbambito, durezza 5, finezza 5 più, velocità 5, cioè questa è una pietra finissima, ma non solo è finissima, ma brate che in 20 secondi tu hai finito già di farla lavorare. Non la trovate a 100 euro, e se la vedete a 100 euro cambiate pagina, fate clic e passate avanti, perché non è possibile. Non pensate sto per fare l'affare della vita, perché pure chi vende vuole fare l'affare, nessuno vende a 10 quello che potrebbe vendere a 100. Parliamoci chiaro. Chi vende o per investire, per monetizzare, perché vuole comprare qualche altra cosa. Parliamo dei appassionati di affilatura. Dico, vabbè, c'ho una pietra, ne ho puntata un'altra migliore, ma se compro quella migliore poi con questa che ce faccio? Mi rimane a dormire dentro il cassetto? Allora la vendo, con i soldi che recupero ce ne metto sopra un altro po' e salgo un po' di livello. Quindi non ve la svende. E chi lo fa invece proprio la compravendita per avere un piccolo guadagno, parliamo sempre dei non professionisti, ci sta che appassionato compri 2 o 3 pietre a buon mercato, le rivende per guadagnarci quei 30-40 euro su ogni pietra. Io non lo trovo corretto, per carità, però ci sta. Allora secondo voi le vendono sotto costo? A 100, 110, 120, 130, 140 euro. La Nakayama se compra, cazzarola se si compra. Eccola. Eppure buona. Una pietra da finitura che magari non siamo sicuri che sia Nakayama, ma comunque una pietra da finitura. Una Shoniyama se compra a quel prezzo, certo che si compra. Però quando vedete le pietre con i kanji messi il giorno prima, perché poi si vede che sono messi il giorno prima, attenzione che in Giappone è regolare la cosa, quello non è indicativo di truffa, perché i venditori sono autorizzati a marcare, se hanno già l'autorizzazione a monte, possono marcare la pietra nel momento in cui viene rivenduta. Però quando vedete una pietra che è stata rimarcata il giorno prima, livello 5, 100 euro, fatevi accende tutte le antennine. Come al solito, basta chiacchierare, volevo battere il record, invece a mezz'oretta l'ho sballata pure stavolta. Quindi video solamente quello ciclico, per dire a tutti quanti, state attenti che in Giappone non esiste solo il numero 5. 5 non è il numero magico. E soprattutto i 5 più non esiste. Sono delle pure interpretazioni. Poi, parere mio personale, chi ha una pietra, chi è appassionato d'affilatura e ha una pietra durezza 5, finezza 5, magari più, velocità 5, state tranquilli che non se la vende, se vende le altre, perché meglio di quella non c'è niente. Allora che senso c'ha vendere una pietra? Giusto se uno basta, mi sono rotto le scatole, ritorno al rasoio elettrico, ritorno al bic usa e getta, mi vendo tutta l'attrezzatura che mi ero fatto per l'utilizzo del mano libera, allora ci può stare, ma un caso su 1.000.000, ripeto, una pietra con 3,5
non si vende. Chi è appassionato se la tiene, perché quella è un'ottima pietra, e se proprio te la vendi, non te la vendi a 100 euro. Spero che si sia capito. Quindi, detto questo, io vi saluto. Come al solito, devo vedere come si spegne, io mi scordo, è una vita. Da qua, scusate. Quindi, un saluto a tutti quanti, un ciao popolo a tutti quanti, e ci vediamo a un prossimo video, prima o poi. Ciao popolo!